Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Con questo terzo video si conclude il montaggio dell'oscillatore Rubidium. Vi faccio vedere come ho finito di montarlo, il montaggio del pannello e le varie cose e il collaudo, diciamo, funzionale. Ci sarà poi probabilmente un video dove vi spiego come potete usarlo. Mi è stato richiesto da qualcuno come fare per inviare eventualmente del materiale per poter fare un video o apparecchi per poter fare un video sul canale. Praticamente nel profilo trovate il contatto email. Se è un apparecchio che potrebbe essere interessante farci un video, ci troviamo d'accordo e vi lascio l'indirizzo dove spedire. Allora buon proseguimento con questo video. Il pannellino posteriore è stato montato, come vedete. C'è l'interruttore d'accensione che tanto può stare sul dietro perché questo, come ripeto, va lasciato acceso fisso praticamente. C'è la presa di alimentazione e la ventola che fa circolare un pochino di aria. Da quest'altra parte si vede l'interno. Qui c'è la presa con il fusibile, qui c'è l'interruttore. Ci monterò questo anellino di ferrite sui fili per proteggere un attimino eventualmente da ritorni spuri, insomma, sulla rete elettrica, e inizio a fare i collegamenti. Devo allungare anche i fili qui della ventola, inizio a fare i collegamenti e ogni tanto, mano a mano che vado avanti, vi faccio vedere le cose. Ecco, allora ho saldato il pannellino posteriore, questa è la presa, ci ho messo la guaina termorestringente, ci ho messo questo anellino qui di ferrite per i disturbi, questo è l'interruttore di accensione, questo qui è il cavettino che poi va al trasformatore di alimentazione, la ventola, ho allungato i fili e l'ho portata, ho messo abbastanza filo da poter arrivare poi sulla piastra dove ci sono gli alimentatori. E ora proseguiamo. Questo qui è il sotto della scatolina. Qui abbiamo il trasformatore che ha praticamente 18 più 18 a 0 centrale, e uso questo trasformatore perché avevo questo trasformatore e pertanto invece di usare un ponte di diodi mi bastano praticamente 2 diodi. Poi questo lo metteremo qua ci va il fusibile e questo bel condensatore della Mallory che per la potenza in gioco non serve un condensatore così grande ovviamente, però io l'avevo. Questi qui sono condensatori estremamente affidabili, cioè durano tantissimo, anni e anni, rispetto a quelli più moderni. Questi qui sono norme militari. Qua ci metterò un pochino di isolante e poi questo lo fisserò qui con le fascette. Prima di fissare l'oscillatore a rubidium sul dissipatore voglio aprirlo un attimo, perché siccome la parte che dissipa è questa e svitando queste viti qui si accede all'interno, e voglio sostituire la pasta dissipatrice, la pasta termica, chiamiamola come vogliamo, perché così ce la metto nuova e facciamo un lavoro, diciamo, un attimino più bello. Magari non ce ne sarebbe bisogno, ma probabilmente è molto che questo oscillatore era in funzione sulla cella, sicché infatti, come vedete, praticamente di pasta quasi nulla. Allora, questo è l'interno dell'oscillatore a rubidium, lo tocco meno che sia possibile ovviamente, perché non si sa mai, non vorrei fare dei danni. Allora prendiamo un attimino, ecco, qui dentro c'è la lampada che è quella che praticamente poi sincronizza tutto l'oscillatore. Il cuore, diciamo, dell'oscillatore
è qua dentro, e questa chiaramente è la circuiteria per farlo funzionare. Che non sto ad addentrarmi dentro a come funziona questa circuiteria, perché volendo approfondire trovate dei tutorial in inglese molto meglio di quelli che potrei spiegarvi io, di persone che sicuramente ne sanno più che di me. Un attimino solo, prendo un po' di alcol isopropilico, pulisco qui, pulisco l'altro pezzo e ci mettiamo un pochino di pasta dissipante nuova. Eccola qua, la bottiglia magica, il distributore magico di alcol isopropilico. Lo ripuliamo, questo qui. Questa qui è la parte poi che va, non la vedo tanto bella, però insomma voglio dire, se la cella ha funzionato tanti anni probabilmente funziona più che bene. Avrei cercato di dissipare con più superficie io, però sono sempre il solito esagerato. Allora, qua è la parte metallica e la ripuliamo anche qui. Anche questa parte metallica è proprio di metallo, non è di alluminio, cioè di un materiale che conduce bene. Probabilmente, ripeto, basta poco così, perché se no avrebbero fatto diversamente. Questi sono apparecchi che lavorano 24 ore al giorno, sicché allora ci mettiamo un pochino di pasta, non ne serve tantissima. Poi lo rimonto, così poi lo possiamo fissare sul dissipatore, diciamo, in tranquillità. Ecco qua. Prendo le viti, dove le ho messe? Prima si appuntano tutte le viti e poi si stringono, questo per evitare di metterle storte. Vale per qualsiasi cosa, qualsiasi prodotto che ha più viti, conveniente abboccarle tutte, e poi una volta sono abboccate e si vede che tutto è dritto, stringerle un po' anche come si fa con le ruote della macchina quando si fora. Se si mette il primo bullone e si stringe completamente, magari quell'altri sono leggermente disassati. Ecco fatto. Ora vi faccio vedere il resto dell'apparecchio, vi dico dove andrà montato questo e come procederò piano piano. Poi per il montaggio vero e proprio, ecco qua l'oscillatore già, diciamo, a metà dell'opera, a metà del montaggio. Ora avvicino un attimino, vi faccio vedere. Ecco qua possiamo vedere collegati il trasformatore, il condensatore, insomma tutti gli oggetti, la ventola. Questo è il cavo che porterà poi la tensione dai capi del condensatore ai tre regolatori. Questa qui invece poi sarà la ventola che andrà al suo regolatore. Ora mi sposto un attimino ancora, vi faccio vedere qui, eccoci qua, un attimino. Questi, dicevo, sono i cavi che porteranno l'alimentazione a questi tre regolatori. Qui ho segnato i tre regolatori, questo fornirà la 15 volt per l'oscillatore, questo qui fornirà sempre per l'oscillatore 5 volt e questo fornirà i 9 volt per alimentare la ventola. L'oscillatore, metterò la pasta qui sopra, dopo vi faccio vedere, e lo fisseremo in questo punto qui. Poi ovviamente qui c'è il connettore e vi spiegherò tutte le cosine, tutti i collegamenti che, ripeto, una parte le faccio senza farmi vedere perché sennò poi mi confondo, e vi farò vedere avanzamento lavoro. Gli integrati del dissipatore,
che sono questi qui che ora avvicino. Li ho montati, dato che devono essere isolati dalla massa. Vediamo se si vede qua, sì. L'ho montati con la sua amica e la pasta, diciamo, conduttiva, in maniera che su questo grande dissipatore, ora ho levato la scatola, riallontano un attimino, faranno la loro funzione, diciamo, senza scaldare troppo, e la stessa cosa vale per l'oscillatore. Ora metto la pasta sull'oscillatore e poi vi rifaccio vedere. Ecco, ora monto questa pasta termica. Questa è di colore grigio, teoricamente ha un miglior potere, diciamo, conduttivo per il calore, però in pratica poi ha dei problemi se si dovesse usare con dei transistors, che va bene per delle parti metalliche come questa, va bene anche se uno la deve usare per esempio su una CPU di un computer, ma se si deve usare dei transistor, siccome è grigia perché ci sono delle parti metalliche, è vero che conduce il calore in maniera migliore, ma potrebbe anche diventare conduttiva elettricamente se ci sono, diciamo, delle alte tensioni. Poi farò un video apposta sui tipi di pasta da usare per i transistor, che per i transistor questa pasta, a parer mio e non solo mio ma di chi ne capisce più che di me, non è molto adatta. L'oscillatore è stato fissato, diciamo, al suo posto. Ora la fisso, non so se, opla, ora la fisso con queste viti qui di acciaio inossidabile che hanno già la Grover incorporata. Prima le metto tutte, le, diciamo, abbocco un attimino e poi una volta che le ho messe tutte le stringo tutte, sicché non sto chiaramente a farvi vedere tutta l'operazione perché tanto vi annoiate e basta. Comunque l'importante è, come al solito, uno le posiziona tutte, guarda che tutti i buchi siano a posto, sicché che tutte le viti entrano, e poi le stringe tutte insieme, in maniera che questo dopo fa benissimo contatto sulla piastra e dissipa il calore, che un po' di calore ne produce. Allora il pannello dell'oscillatore a rubidium è montato e ora proseguo con i cablaggi e poi vi faccio vedere, diciamo, ogni tanto. Dovrò collegare il connettore, praticamente il connettore lo collegherò qua, ci dovrò togliere questi fili e ricollegare tutti i cavi che vanno poi alle basettine qua. Allora l'oscillatore a rubidium è montato praticamente, ho fatto tutti questi collegamenti qui, gli alimentatori sono tutti regolati, è stato montato tutto qui, ora lo vedete al contrario, dopo ve lo giro, ve lo faccio vedere. Questo condensatore qui grosso così, qualcuno mi ha chiesto come mai. Allora, uno dei motivi è perché ce l'avevo e sono molto affidabili perché sono militari. L'altro motivo è che una capacità così elevata non serve per l'assorbimento dell'oscillatore in realtà, ma serve, visto che funziona anche con un gruppo di continuità, perché deve rimanere sempre acceso, perché è meglio che rimanga sempre acceso, ne guadagna in precisione, è che l'intervento di questo gruppo di continuità, che è un gruppo di continuità grosso, non è un gruppo di continuità di quelli da computer, alle volte potrebbe avere magari, che ne so, un leggero ritardo, e così la capacità del condensatore supplisce eventualmente a questi millisecondi o microsecondi, quello che sarà, di ritardo nell'intervento del gruppo di continuità, così siamo sicuri che non si resetta mai, diciamo, e funziona. E ho montato anche, vediamo un attimino, quel filetto che vedete lì, ora l'avvicino sull'oscillatore stesso, è il sensore di temperatura, quello lì, questo, che l'ho incollato qui con una colla apposta, e servirà per monitorare che la temperatura non vada fuori delle specifiche. Ora lo
lo monto un attimino, lo giro, chiudo la scatola, ve lo accendo e vi faccio vedere che anche lui può andare a far compagnia, diciamo, al suo fratello. Praticamente questo viene montato qua, viene girato e viene unito tutto insieme. Ora lo fermo un attimo e riprendo il video quando ho chiuso l'oscillatore. Ecco fatto, l'oscillatore è chiuso, ve lo faccio vedere dietro. C'è la ventola che aspira aria in maniera lenta, che però ci sia circolazione di aria. Semplicemente l'interruttore è dietro perché non si deve accendere e spengere continuamente, ma deve rimanere acceso. La spina d'alimentazione col fusibile incorporato, e davanti ora lo collego un attimino e vi faccio vedere le varie funzioni. Qui è la piastra grossa di dissipazione, tutte le uscite. Questo commutatore serve a monitorare la tensione di 5 volt che alimenta la lampada e di 15 volt che alimenta, diciamo, l'oscillatore, in maniera che muovendolo si può capire, diciamo, se ci sono tutte e due le tensioni regolari, che può fare comodo. L'uscita un PPS che può servire per un orologio, cioè un impulso al secondo, e poi queste spie qui che indicano, questa lampeggerà quando non è bloccato l'oscillatore, cioè quando si sta riscaldando, e sicché ci indicherà anche se è andata via la corrente lì per lì, perché inizierà a lampeggiare e vedremo che non è, diciamo, sincronizzato, non va bene. Mentre questa qui verde, quando l'oscillatore sta funzionando, diciamo, a regime, è a posto. Ora lo accendo un attimo e vi faccio vedere un attimino solo. Lo accendo. Ecco qua, vedete che la spia, questa qui, lampeggia perché dice che l'oscillatore non è bloccato, e sicché in questo momento non ci darebbe 10 MHz precisi. Poi abbiamo, stiamo vedendo, ora avviciniamolo un po' sul display. Allora, qui stiamo vedendo i 5 volt, sto monitorando la 5 volt che ci sono. Posso monitorare i 15 volt e ci sono, e abbiamo un assorbimento, questo qui rosso che si vede forse un attimino male, che ora è 1,25 A circa, perché all'inizio ovviamente deve andare in temperatura. Quando è in temperatura, vediamo se riesco a avvicinarlo ancora un po'. Allora l'assorbimento qui ora sta scendendo piano piano, è sceso, mano a mano che scende poi si spengerà questa spia e si dovrebbe stabilizzare intorno a 0,7-0,8 A quando è bloccato, quando è in funzione. Questa qui è la temperatura, è partito ora, per ora diciamo sono 34 gradi e dovrebbe essere regolare se arriva massimo, diciamo, a 50 gradi. Più in su vuol dire che scalda troppo, poi alla fine si rovinerebbe. Aspettiamo un attimino che si sblocchi. Ora velocizzerò poi il video. Quando lui è pronto si accenderà la spia look in verde. Ecco, è scesa praticamente l'assorbimento, si è assestato intorno a 0,83 A, sicché, diciamo, va bene. E niente, praticamente anche questo oscillatore Rubidium è pronto per essere affiancato al fratello, che è questo qui. Eccolo qua, uno bianco, uno nero, e così alla fine sono riuscito, anche con, diciamo, con la poca voglia che avevo di montare il secondo, visto che c'avevo comunque il modulo, ho montato anche il secondo e gli amplificatori, buona, e gli oscillatori a Rubidium sono due, e tutte e due perfettamente funzionanti. E
uno dei prossimi video magari vi faccio vedere come poterlo usare sul campo, come tararci magari un frequenzimetro o qualcosa diciamo di pratico, se uno diciamo ce l'ha. Questo video è finito, chi è piaciuto ovviamente metta mi piace, se avete delle domande fatele pure, e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Chi non si è iscritto ancora al canale lo può fare, e vi saluto tutti e ciao, ci vediamo alla prossima.